siamo all'inizio del percorso, in realtà non all'inizio, ma inizio partendo dalla funivia del percorso 336 e andiamo al santuario di San Michele. Qui c'è una piccola area picnic e si prosegue. In realtà il percorso non inizia qui, ma stamattina faccio questa parte. Allora, qui ci troviamo già a un primo punto, Monte Faito, 1110 metri. E qua possiamo vedere sulla destra funivia del Faito, 5 minuti da dove sto venendo, santuario di San Michele 35, e di qua, oltre al 336 che porta a Capo d'Acqua, possiamo vedere anche il 350, vedete 2 ore e mezza qui si sa che in realtà viene da qua, eccolo. Se vogliamo venire, se uno vuole venire a piedi da Castellammare e quindi non prendere la funivia, si sale a piedi da Castellammare e il percorso arriva qua sul sentiero della cresta. E poi di qua a destra si può andare alla funivia, mentre a sinistra proseguiamo per San Michele. Proseguendo sul 350 del CAI andiamo sul Molare in 55 minuti, però non è quello che faremo oggi. Quello che noi vogliamo fare, meglio io, oggi è andare al santuario, quindi il 350 a altri 15 minuti e questa salitina e arriviamo al santuario. E qua siamo alla fine di questo pezzo di sentiero che porta alla chiesa che sta qua. Su questa mappa, Campania Percorsi e l'Anima, facciamo vedere bene cosa ho fatto. Quindi salito con la funivia, quindi partito da qua, poi seguito questo percorso che era il 336 poi 350. Qui è la deviazione per Castellammare, invece andando qui invece è la deviazione per Piemonte, poi continuando Pio 350A per arrivare qui alla chiesa di San Michele. Eccolo qua, santuario di San Michele. Qua c'è una vista un po' più ampia dell'entroterra campano, appunto col Vesuvio, tutta la parte interna, Castellammare qui sotto, forse si vede poco, la parte finale, Torre Annunziata, Torre del Greco, Portici, qui no, Piemonte, Lettere, Casola, e questo è il santuario. Quest'altro affaccio dove si può vedere il molare, questo qua chiamato così perché ha la forma di molare, e a fianco il canino. Allora, qui sono a Pian del Pero. Ora quello che facciamo è andare a Casa del Monaco 338A, che lì c'è una bella vista. Questo è il Pian del Pero. È possibile, in genere le persone vengono a farsi la classica grigliata in montagna.
Allora, siamo arrivati a Casa del Monaco, 1150 metri. Di qua scendiamo praticamente giù, ritorniamo verso il versante di Vico Equense. Poi, vabbè, ritornando per dove siamo venuti, c'è il santuario di San Michele, Pian del Pero, vabbè, e invece di qua si può andare in un'ora alla Croce della Conocchia, che in realtà è dietro queste nuvole. Però Casa del Monaco, la cosa interessante è il panorama che si trova qua, dove praticamente, statemi vicino, possiamo vedere i due golfi. Questo Golfo di Napoli, lì non so se dovrebbe essere Vico Equense, comunque lì per farvi capire. Poi c'è Meta, Sorrento, queste zone qua. Lì in fondo, questa isola, non so se si capisce che è un'isola in fondo, è Capri. Di qua invece comincia il Golfo di Salerno, quelli sono Ligalli, quest'altra isolettina qui. Ora quindi provo ad andare alla Croce della Conocchia, un'ora, sentiero 338, via. Tra poco penso che si potrà ammirare un bellissimo panorama. Allora, io stavo tipo qui, quindi il sentiero è per questo versante, e di qua dovremmo vedere ancora meglio il Golfo di Salerno. Non so quanto si vede, quello lì è Positano con tutte le barchette. Allora, fatto questa bella salitina, ora si prosegue verso la Croce della Conocchia. Eccola, siamo arrivati alla Croce della Conocchia. Ora devo capire come si ci sale. Vabbè, penso di così. Sono arrivato alla croce, eccola. È stata una bella salita, purtroppo nuvole, quindi qui non si vede nulla, però vedete la parte di Salerno, e qua invece vulcano, parte del Golfo di Napoli, si vede ancora le nuvole stanno avanzando. Eccoci, ora ci riposiamo 2 minuti, poi continuiamo di là, che a questo punto si dovrebbe arrivare verso il Molare, che non si vede per le nuvole ma sta là. Ciao. Va bene, strada verso il Molare, via. Qua sempre sotto il Molare ci sono un po' di antenne che non so se sono funzionanti o meno. Proseguiamo, oramai ci siamo al Molare. Ecco, a sinistra Molare, destra Croce della Conocchia, da dove vengo.
e poi dopo riscendiamo per il percorso che ci porta di nuovo verso sotto la chiesa di San Michele. Ecco, da qua comincia la scalata, breve ma è una piccola scalata tra le nuvole. Dal molare si vede meglio. Io sono arrivato da questa croce qui e ho fatto tutto questo percorso per poi arrivare sul molare qua. Quello è il molare, sto scendendo da là, ora sto tornando per il sentiero tra virgolette veloce, quello diciamo classico per andare al molare, e ho finito l'acqua, però all'inizio di questa parte di sentiero c'è una piccola sorgente, quella vado a fare acqua lì. Sosta acqua fatta alla sorgente Scorchie, che è quella lì, non so se si vede, e ora andiamo a procacciarci del cibo al belvedere, e lì sempre la famosa chiesa di San Michele.